Sono le ore 19, partiamo puntualmente dalla parte della tecnica, mi dicono che siamo in onda. Su Zoom siamo già da 5 minuti per far entrare pian pianino la gente. Adesso siamo in onda anche su Facebook. Vi do un cordiale benvenuto a questa consulenza medica, a questa ora di consulenza medica offerta dal Cannabis Social Club di Bolzano. È una collana di serate importanti che trattano diverse sintomatiche o sintomatiche e patologie, chiedo scusa, dove esiste una certa speranza o anche delle forti indicazioni che la cannabis possa contribuire o sostenere o anche produrre un effetto benevolo. Questa è la trasmissione 5 in questa lunga collana, però questo poi vi sarà presentato più dettagliatamente da Peter Grünfelder, coordinatore del Cannabis Social Club di Bolzano. Io sono Marcus Lobis, ho l'onore e la gioia di moderare questa serata e faccio solo una serie adesso di indicazioni tecniche. Wenn Sie die Veranstaltung mitverfolgen möchten in deutscher Sprache, haben wir eine Simultanübersetzung im Angebot. Bitte klicken Sie, so Sie uns auf Zoom folgen, unten rechts auf den kleinen Globus. Dort steht drauf Dolmetschen. Dort können Sie einstellen Sprache Deutsch und David Casagranda wird dann für Sie den Abend ins Deutsche übersetzen. La serata si svolge in lingua italiana, abbiamo la traduzione simultanea, chi la vuole attivare anche magari per fare un check, lo può fare cliccando sul piccolo globo in basso a destra e inserendo poi la versione linguistica preferita. Comunque la lingua dell'evento sarà italiano, la traduzione si trova alla voce dolmetschen, interpretazione, sotto quel piccolo globo che si trova a destra in basso. Per quanto riguarda la videata su Zoom avete la possibilità di scegliere l'impostazione oratore o l'impostazione galleria. In alto a destra c'è la voce visione, potete scegliere quale vista preferite. Zoom è molto interessante anche per poterlo seguire sotto i diversi aspetti, sotto i diversi modi. Se avete delle domande o delle osservazioni da fare, vi preghiamo di inserire nella chat. Io la passerò durante le relazioni o durante i contributi dei nostri ospiti e poi li porrò come domande o come osservazioni, li porterò sul podio. Se qualcuno che ci segua su Facebook vorrebbe contribuire inserendo una domanda o anche un'osservazione, lo può fare sul timeline di Facebook e ringraziamo Lidia Canins che poi provvederà a seguire il chat su Facebook e la chiederemo di volta in volta se ci sono delle domande, delle osservazioni e lei poi ce le presenterà. Io adesso passo la parola a Peter Grünfelder per il saluto di rito e vi auguro una buona visione e un buon ascolto. A te la parola, Peter. Grazie Marcus, mi sentite? Benissimo. Ok, grazie Marcus. Oggi si tratta della tematica la cannabis per il trattamento del PTSD. Noi siamo il Cannabis Social Club. Il nostro scopo è di aiutare i pazienti a avere una ricetta con la cannabis e promuoviamo l'uso della cannabis medicinale nella sanità. Di che cosa si tratta? Della cannabis si tratta di una pianta medicinale che è stata usata per millenni, è una fitoterapia e porta ai pazienti di sicuro una cosa, più qualità della vita. E se parliamo di pazienti, sono tanti, diciamo, tanti impieghi della cannabis. Per esempio, con tante malattie neurodegenerative, la sclerosi multipla, la ALS, poi la fibromialgia, l'epilessia, in oncologia, poi pazienti di dolore,
per esempio come abbiamo imparato anche l'ultima volta con la glaucoma può aiutare. E come abbiamo anche avuto già un evento, l'impiego della cannabis nei pazienti con l'ADHD, allora pazienti psichiatrici, e questa serata con pazienti con la PTSD. Allora, magari iniziamo subito e io ridò. Allora, presento la relatrice di stasera, la dottoressa Tania Re. Un attimo. Che è psicologa, psicoterapeuta, direttrice antropologa e terapeuta complementare. Mi sa che Tania lavora con tante università. Adesso può spiegare lei un po' se è più pratica o lavora più a livello scientifico. Poi saluto anche la dottoressa Isabella Gualtieri, è psicologa, psicoterapeuta. Oggi ho letto un articolo dove è nominata come direttrice del reparto di psichiatria di Bolzano, ma mi sa che lavora nella riabilitazione, può spiegarlo anche lei. Poi saluto anche il dottor Aldo Leonardo Berti, che è tra di noi, è il nostro nuovo presidente dell'associazione, è un medico di base di Bolzano. Adesso non so se sono già arrivati, dottor Roberto Pittini, un medico di terapia del dolore di Milano, e anche dottor Elio Dell'Antonio, ex primario del SERT di Bolzano. Saluto anche Michele Piccolin, un psicologo, un psicoterapeuta, psicologo forensico di Bolzano. Buonasera. Ridò la parola al moderatore. Non ti sento. Eccomi, ecco, ho attivato il microfono. Eccomi. Do la parola alla dottoressa Re che ci parlerà sulla tematica la cannabis per il trattamento del PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es eine Übersetzung für diesen Abend gibt. Wenn Sie unten rechts bei Zoom auf den kleinen Globus klicken, können Sie die Übersetzung von David Casagrande anhören, bei dem ich mich sehr herzlich dafür bedanke. Ich gebe jetzt gleich das Bild. Adesso passo la parola alla dottoressa Re. Buonasera a tutti, solo una prova tecnica, mi sentite bene? Tutto bene? Fatemi un cenno, ok, e lo schermo si vede bene? Sì. Sì. Ok, permettetemi un ringraziamento per l'invito per questa serata, per questo momento. Ho sentito che in platea ci sono dei colleghi e quindi brevemente mi presento proprio perché la mia formazione, io dico sempre una formazione triplice, nel senso che la mia prima formazione, ho inserito anche alcune immagini, io nasco come antropologa, in particolare mi sono sempre occupata di una branca dell'antropologia che è l'antropologia medica, oggi più chiamata antropologia della salute. Nel lontano 97, oltre a seguire questa prima carriera universitaria, in Svizzera, in Ticino, io sono nata a Torino, ho cominciato una formazione nelle cosiddette discipline bionaturali o in Svizzera già allora venivano chiamate terapie complementari. In ultimo, e questa è la parte psi, sono una psicologa clinica e una psicoterapeuta.
In questi anni ho unito sia la parte clinica privata e ospedaliera, in particolare nell'ospedale di Careggi, che è in Toscana, a Firenze, proprio perché ha una specificità che è quella di avere un dipartimento, un centro di fitoterapia clinica, dove lavorano all'interno medici, psicologi e biologi. È un unicum a livello italiano un po' per l'esperienza, e già lì nel 2014 abbiamo realizzato era il primo congresso sulla cannabis medicinale. Quindi un po' la storia, la mia storia con la canapa o cannabis è abbastanza antica. Quello di cui vorrei parlarvi questa sera è legata a una problematica di salute mentale che è definita come post-traumatic stress disorder, e ovviamente l'intervento è focalizzato sulle proprietà terapeutiche della cannabis, anche del CBD, che come sapete è il cannabidiolo, quindi la parte non psicoattiva della pianta, quindi anche consigliabile in Italia da non medici, mentre la prescrizione della cannabis con THC in questo momento in Italia diciamo, è legata alla prescrizione medica. Vi ho inserito nel titolo MDMA perché, se ci rimane del tempo, ma spero proprio di sì, vorrei darvi qualche cenno di delle nuove ricerche che vengono da oltreoceano, in particolare dagli Stati Uniti, dove in questo caso parliamo di una sostanza psicoattiva, quindi che ha un'attività sulla psiche, non di origine naturale ma di origine sintetica, che sta all'interno giusto appunto delle sostanze psicoattive che per molti anni, come la cannabis, sono state proibite anche nell'ambito della ricerca, quindi non era possibile. L'MDMA è più conosciuta come ecstasy. Negli ultimi 10 anni si è assistito a quello che anche i giornali hanno chiamato rinascimento psichedelico, nel senso che anche all'interno, e soprattutto all'interno dei centri di ricerca, quali Harvard, piuttosto che Boston, California, si è tornati a poter utilizzare queste sostanze all'interno di trial clinici, prima con soggetti volontari non affetti da patologie, per poi arrivare anche al trattamento di patologie. Prima relativamente alla cannabis ne sono state elencate alcune. Nell'ambito della salute mentale, molecole come l'MDMA, la psilocibina, la chetamina sono in questo momento sono in corso d'opera numerosi studi che stanno dimostrando l'efficacia in alcune poi problematiche che ahimè sia la psicofarmacologia e in alcuni casi anche la psicoterapia sola fanno un po' fatica a dimostrare la loro efficacia. Come vi ho detto, parto brevissimamente, proprio una breve introduzione, nel senso che tutte queste piante psicoattive di cui parliamo hanno una storia antica, nel senso che sono utilizzate da migliaia di anni da popolazioni, nel caso della cannabis orientali, nel caso di altre sostanze come la psilocibina, ad esempio, molto di più in Centro America o in Sud America. E questo che vedete è il Museo di Etnomedicina, dove un po' io sono cresciuta, in quel di Genova, e la cosa interessante è che appunto in questo museo sono raccolte delle testimonianze visive, quindi abbiamo degli erbari, abbiamo degli oggetti raccolti da questo medico che è il professor Scarpa, che nel secolo scorso, quindi a partire dagli inizi
lui è nato all'inizio del Novecento, ha iniziato a viaggiare negli anni 40 e 50, portando a Genova un repertorio davvero interessante. E in questo luogo, per primo, io ho cominciato a vedere un po' le testimonianze di queste piante che allora erano, ahimè, chiamate droghe comunemente e per cui altamente pericolose. Ebbene, lì ho cominciato a vedere che queste droghe così descritte, che erano descritte come così pericolose, invece all'origine nelle medicine tradizionali avevano un valore e hanno tuttora un valore terapeutico estremamente interessante, tale che l'OMS, quindi anche l'Organizzazione Mondiale, riconosce le proprietà terapeutiche di queste piante, per cui a Ginevra, in Svizzera, esiste un ufficio dedicato alle medicine tradizionali e in particolare al mondo vegetale, che ricordiamo solo proprio come informazione, nel 2015 il premio Nobel per la medicina è stato dato a una ricercatrice cinese per le sue ricerche, in questo caso non sulla cannabis, ma su un'altra pianta con delle proprietà antivirali e antimalariche, che è l'Artemisia annua. Quindi il potere del mondo vegetale è davvero notevole. Queste sono un po' di immagini scattate da me e dai miei colleghi antropologi, per cui sempre diciamo che come esistono diverse popolazioni, ci sono diverse culture, diverse cosmologie, diverse rappresentazioni del corpo e diverse piante, per cui piante da noi considerate, come dicevo prima, altamente pericolose, in altre culture sono considerate, sono etichettate come piante maestre, piante di conoscenza, piante di grande medicina. Tutto questo per dirvi che la cannabis, come molti di voi già sapranno, sta dentro questo gruppo di piante. La canapa o cannabis è quella in questo momento un pochino più, quantomeno in Italia, più conosciuta, riconosciuta e su cui c'è uno sforzo per portare avanti lavori di ricerca e diffusione, perché ancora molti sono gli psichiatri, i neurologi che hanno ancora quel preconcetto che la cannabis sia una droga per cui più che fare bene fa male. Qui ci sono un po' di altre piante che vengono da altre parti del mondo, al cui interno troviamo giusto appunto questi alcaloidi che poi costituiscono, se parliamo della cannabis, parliamo del THC, la cosiddetta componente psicoattiva che tanto ha disturbato le ricerche. In Italia abbiamo cercato, attraverso l'associazione Luca Coscioni, già dal 2018 abbiamo fatto il primo congresso sulla libertà di ricerca scientifica e sulla necessità di portare anche in Italia degli studi, come in altre parti del mondo, su queste sostanze. C'è un librino che si chiama Terapie stupefacenti e il titolo è già un po' provocatorio. Nel 2018 ancora al Parlamento europeo per richiedere che anche la ricerca finanziata con soldi pubblici potesse accogliere al suo interno anche ricerche con queste sostanze, perché attualmente la maggior parte delle ricerche, a parte una negli Stati Uniti, sono tutte ricerche con denari privati. Questo è un altro librino. Entriamo in questo cammino legato alla cannabis. La cannabis è una pianta, come già detto, molto antica, appartiene sia alla medicina tradizionale indiana come alla medicina tradizionale cinese, che sono le medicine più antiche di cui noi abbiamo traccia scritta, quindi, e parliamo di medicine che hanno più di 4.000 anni. Già, e qui ci avviciniamo un po' alla tematica del post-traumatic stress disorder, che è fondamentalmente una patologia legata alla sofferenza della psiche.
e già lo vediamo in India, oltre ad altre proprietà terapeutiche, vediamo che giusto appunto la pianta era utilizzata per liberare dalla sofferenza, quindi non solo dal dolore fisico, come già si è sottolineato prima, ma anche da un dolore che ha più connessione con la parte psichica o spirituale o animica, chiamatela come volete, però di quello stiamo parlando. Lo stesso anche nella medicina cinese. In Italia una serie di personaggi, di farmacisti, tra cui il Carlo Erba a Milano, hanno iniziato, perché in Italia la cannabis era utilizzata anche e preparata nelle farmacie e, guardate qui, anche all'interno degli ospedali psichiatrici, quindi e dal post-guerra, quindi durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, che è stato stoppato l'utilizzo della cannabis perché ritenuto pericoloso. Questo giusto appunto, vabbè, è il documento firmato dall'allora Mussolini che vieta l'utilizzo delle sostanze, guardate come lo chiamo, delle sostanze velenose. Quindi dalla storia antica medicinale ci troviamo con una pianta velenosa, con una sostanza velenosa che poi diventerà droga. E qui c'è questa vignetta simpatica per cui ancora oggi stiamo a disquisire se effettivamente la cannabis possa essere considerata effettivamente una medicina. Che cos'è il post-traumatic stress disorder? È una patologia annoverata tra le patologie legate alla salute mentale, di cui ahimè negli ultimi mesi vi farò vedere un paio di articoli che sono stati pubblicati, perché viene associata, i sintomi vengono associati sia alle persone che sono state affette da Covid, sia a persone non affette da Covid, ma che in qualche modo sono state vicine o che tutti quanti noi abbiamo avuto il periodo di chiusura piuttosto che le immagini televisive che in qualche modo hanno creato una situazione traumatica. Le caratteristiche del post-traumatic stress disorder sono ci si sente in costante pericolo. Le parole chiave sono quelle di c'è un danno fisico, il senso di abbandono, di perdita e anche la vergogna. È come se questa è la descrizione che mi ha fatto un paziente, è come se sullo schermo della coscienza, cioè appena chiudo gli occhi o anche senza chiudere gli occhi, io ritorno nella condizione di shock o di trauma. E quale può essere? Può essere una violenza, un incidente, una pandemia, cioè un evento non, come dire, che non poteva essere messo o considerato e che irrompe nella vita dell'individuo. Lo studio più grande, più numeroso che è stato fatto, poi lo vedremo, è stato fatto negli Stati Uniti e si è partiti giusto appunto con l'utilizzo della cannabis in Colorado, e le persone erano persone in inglese veterans, cioè erano le persone tornate, soldati tornati dalla guerra del Golfo e che continuavano a rivivere la perdita di un commilitone, una mina che aveva distrutto davanti ai loro occhi non la loro vita, ma magari qualcuno di molto vicino a loro. Per cui questo film viene continuamente riproiettato e non c'è possibilità di interrompere quel flusso, per cui la persona è continuamente, rivive continuamente quell'esperienza. Ancora la sintomatologia, poi
è presente anche sul DSM. Sono dei flashback per cui l'evento, che può essere accaduto 1 anno prima, 2 anni prima, 6 mesi prima, ritorna come se, così vividamente, come se fosse in quel momento. Ci sono incubi e disturbi del sonno, quindi la persona non riesce a prendere sonno e ha paura di rivivere anche di notte l'incubo, e per cui non vuole più dormire, cioè si difende dal sonno fisiologico. C'è uno stato di attivazione molto alto che può manifestarsi con sintomi di ansia o rabbia, levitamento per cui la difficoltà di stare vicino a qualcuno o a condividere l'esperienza, perché questo è un'altra fase che mi è stata ripetuta. Nessuno può capire, nessuno può, che se pensate è quello nella lettura anche di persone che sono uscite dai lager, molti di loro non hanno raccontato a parenti o a familiari perché non era dicibile quello che era stato vissuto o visto. Difficoltà nella connessione con gli altri, evitamento di qualsiasi cosa o qualsiasi riferimento che possa riportare una fotografia, un'immagine, un profumo, anche un colore che possa in qualche modo connettere i circuiti cerebrali con quell'esperienza. Se il trauma è sufficientemente grave o precoce, si crea un riflesso dissociativo per evitare gli stati mobilizzati, i flashback, cioè nel senso è quella che i colleghi psicologi o psichiatri che sono qui con noi stasera conoscono molto bene, per cui è questo sdoppiamento per cui c'è una parte di me che è qui e l'altra parte che è rimasta nella condizione traumatica, quasi a diventare la dissociazione, proprio ci sono due persone. Allora, preso atto che la considerazione sia della cannabis ma anche delle altre sostanze che vi ho citato prima, quello di cui parliamo è di psicoterapia assistita con una sostanza. La sostanza aiuta il percorso terapeutico, vengono anche definite queste sostanze come psicolitiche, cioè nel senso aiutano a lasciare andare quello stato, come dire, congelato, quello stato granitico legato alla paura e al trauma, che difficilmente solo con la psicoterapia, che è una terapia verbale, c'è più difficoltà in qualche modo ad agire sulla sintomatologia. Però rimane comunque la base, e quello che appunto viene sottolineata, questo in letteratura, è l'importanza della relazione terapeutica, che di qualsiasi scuola poi il terapeuta sia, è comunque importante, e ci sono alcuni studi che ci dicono che a prescindere da quello che può essere l'orientamento della psicoterapia, quello che più conta è il legame terapeutico che si crea tra la persona e il terapeuta. Fino ad oggi il PTSD veniva trattato giusto appunto con alcune tecniche legate all'ambito psicoterapeutico. Quello più famoso è l'MDR, che è una cosiddetta desensibilizzazione del trauma, con dei movimenti ritmati degli occhi, oppure ve lo faccio così, si chiama tapping, per cui è un movimento ritmato che il terapeuta fa sulle spalle o sulle ginocchia del paziente. Ci sono dei risultati positivi, però non così positivi, come andremo a vedere con l'utilizzo sia della cannabis e anche dell'MDMA. Faccio un passaggio rispetto a questa parte interessante, per cui
diciamo, non è focalizzato il PTSD a queste caratteristiche, quindi è legato a un evento traumatico. C'è un collega in Inghilterra che sta seguendo persone adulte che hanno queste, come dire, che manifestano questi sintomi, ma non hanno subito un trauma, quale può essere, non lo so, un abuso piuttosto che un incidente o un conflitto armato. Ma c'è si definiscono dei microtraumi infantili, per cui due genitori che non si occupano del bambino, piuttosto che uno stato di profonda, diciamo, povertà, per cui il bambino, povertà sia sociale ma soprattutto affettiva, per cui a livello cerebrale quello che si vede è giusto appunto, al posto di avere una crescita normale, quindi una corteccia prefrontale grande, e il pallino lo vedete piccolino rispetto all'amigdala, quindi la stimolazione dell'amigdala, che è la sede delle emozioni legate alla paura. C'è un'iperattivazione di quell'area, e quindi anche in questo caso l'utilizzo della cannabis o di altre sostanze psicoattive si sta evidenziando, e anche se il trauma è stato infantile e le problematiche sono dell'adulto, anche se sono passati 30 anni, 40 anni, l'efficacia della cannabis e delle altre sostanze è notevole. Qui vi ho messo un po' una carrellata di studi che ci dimostrano. Questo è uno diciamo, vi ho messo i più recenti, questo è del 2019, dove focalizza l'interesse e l'efficacia della cannabis sul PTSD, facendo una correlazione tra i sintomi del PTSD con l'infiammazione. Sicuramente ne avrete già parlato dell'infiammazione negli incontri precedenti, però ve l'ho voluto mettere all'inizio anche perché appunto, come vi accennavo all'inizio, l'utilizzo del cannabidiolo, quindi del CBD, che non prevede la componente psicoattiva, ha un'efficacia notevole, e quindi il CBD proprio potrebbe, la sua efficacia legata al PTSD potrebbe essere legata a questa relazione giusto appunto che c'è con l'infiammazione del tessuto cerebrale. Lo studio più grande sull'efficacia della cannabis sul PTSD è stato fatto da questa organizzazione no profit che sta negli Stati Uniti e che si chiama MAPS, che in Colorado, lo studio è stato finanziato dallo Stato del Colorado, ed è uno studio che è iniziato nel 2014, quindi i dati cominciano a essere interessanti. I partecipanti allo studio erano giusto appunto veterani. Gli Stati Uniti hanno questo problema molto grande con i veterani di guerra, e per cui si è deciso di sostenere, hanno deciso di sostenere questo studio per vedere l'efficacia giusto appunto sulla sintomatologia PTSD con la cannabis. Questo appunto, se andate sul sito di MAPS potete vedere sia il protocollo. Il protocollo prevede anche in questo caso non solo la somministrazione del farmaco, del rimedio, ma anche un accompagnamento terapeutico che, molto interessante, si accorcia, cioè nel senso che la persona ha dei benefici legati sia alla psicoterapia e sia all'utilizzo della cannabis molto, molto interessante, per cui la terapia dura
3-6 mesi. Poi nel protocollo è molto ben definito, perché chiaramente è un protocollo che è stato approvato dall'FDA, che è la Food and Drug Administration, che è il corrispettivo della nostra EMA in Europa. Perché può essere così interessante l'utilizzo della cannabis? Perché noi in Italia, ma in tutto il mondo, in questo momento ci troviamo ad affrontare una nuova pandemia che sarà legata ai disturbi della salute mentale in questo periodo post-Covid. Per cui c'è un piccolo studio, questo è già stato pubblicato, poi ce ne sono altri in corso, dove sono stati analizzati circa il 30%. Quello che hanno evidenziato è che le persone che hanno avuto Covid e fortunatamente ne sono usciti, comunque ha sviluppato un disturbo post-traumatico. Quindi i riferimenti dell'articolo sono qui, poi avete il materiale, le slide ce le avete. E quindi interessante potrebbe essere sia di continuare questo studio e quindi di poter somministrare a queste persone una preparazione con cannabis, che potrebbe essere sia con THC ma anche senza THC. Questo, vabbè, è l'articolo in inglese. Senza THC, ovvero il cannabidiolo. Il cannabidiolo in questo momento non contiene una parte psicoattiva, può essere come dire, integrato anche da colleghi psicoterapeuti come accompagnamento della psicoterapia. E qui lo studio evidenzia appunto quanto potrebbe essere interessanti i risultati che ci sono. Non è, lo dico per chi di voi magari fa ricerca, non è uno studio in doppio cieco, randomizzato, cioè non ha una potenza statistica così elevata. Però è comunque sono una serie di casi che sono stati valutati e che, giusto appunto, meriterebbero come dire, una continuazione, visto soprattutto, come dicevo prima, la numerosità della popolazione affetta da questo disturbo proprio in questo momento, e su cui poi poco si fa, nel senso che poi la guarigione, la persona viene rispedita a casa, e che cosa succede? Se i disturbi sono disturbo del sonno o dei disturbi legati all'ansia, il medico di famiglia tendenzialmente prescrive un ansiolitico o un antidepressivo in prima battuta. Quindi anche magari non riconoscendo una sintomatologia che non è solo legata a una sindrome ansioso-depressiva, ma che è legata giusto appunto alla componente traumatica, soprattutto se la persona è stata ospedalizzata, soprattutto se è stata in rianimazione, che appunto potrebbe manifestare. Ora, una terza possibilità è legata diciamo, a una metodologia di assunzione della cannabis che è poco conosciuta e anche poco diffusa. A me l'hanno raccontata in primis, io vivo a Torino in Piemonte, c'è un museo dedicato alla canapa, perché appunto la regione dove io vivo si chiama Canavese perché era la terra della canapa, che a inizio Novecento insomma veniva coltivata e utilizzata per, lo sappiamo bene, la parte tessile, agricola. Allora mi hanno detto che c'era questa piccola produzione legata all'olio essenziale che loro vendevano per
diciamo, nell'industria alimentare, quindi per fare la birra e per fare il cioccolato. Anche io sono un'appassionata di oli essenziali, soprattutto per le loro proprietà antibatteriche, antivirali. E a quel punto lì ho proposto uno studio, da cui poi è nata una pubblicazione, nonché una tesi del Master di Fitoterapia Clinica a Firenze, per cui abbiamo provato a vedere se poteva esserci un qualche, come dire, un qualche cambiamento a livello cerebrale con l'inalazione dell'olio essenziale. Lo studio come è stato fatto? Innanzitutto, quando c'è una sostanza nuova, se andate su PubMed, che è la banca dati insomma, che medici, psicologi utilizzano, ci sono 2 studi sull'olio essenziale di cannabis degli anni 80, quindi la letteratura è molto limitata e più nutrita su altri oli essenziali tipo rosmarino, lavanda per i suoi effetti ansiolitici. Allora, abbiamo preso il modello di uno studio fatto con un olio essenziale di lavanda, quindi la metodologia di somministrazione, la quantità, e poi l'abbiamo applicata all'olio essenziale di cannabis, facendo con i colleghi, i nostri vicini farmacologi, cioè facendo tutta l'analisi spettrografica di che cosa c'era dentro questo olio. Vado abbastanza veloce, tanto poi se volete approfondire il materiale ce l'avete. Tutta questa prima parte è legata alla presenza della parte volatile della cannabis, perché noi conosciamo di più il cannabidiolo, adesso c'è il cannabigerolo, c'è il THC, ok, però c'è anche una parte volatile, che è quella parte che dà il profumo caratteristico della pianta, che è molto odorosa, e quella parte lì sono i terpeni. I terpeni nell'olio essenziale sono molto presenti, chiaramente come negli altri oli essenziali. Allora qui ci sono insomma un po' tutta l'analisi della parte volatile della pianta. Quindi guardate, giusto proprio come notizie, ci sono 140 tipi di terpeni, 58 monoterpeni, 38 sesquiterpeni. Ovviamente gli oli essenziali sono stati studiati di più fino ad oggi per appunto le loro proprietà antibatteriche, però non solo. Non sto qui insomma, a sottolineare l'importanza, l'avrà già detto qualche collega prima di me, dell'effetto cosiddetto entourage della pianta, che è una sua modulazione interna. Quando noi prendiamo solo il CBD, per quanto possa essere interessante, l'abbiamo visto, l'utilizzare la pianta in toto chiaramente cambia molto. Questo olio essenziale è stato fatto con canapa sativa, quindi con THC molto, molto basso, e infatti le analisi la spettrografia di massa l'hanno confermato, quindi abbiamo usato un olio che non aveva una componente psicoattiva. Però, vabbè, qui c'è tutta la parte sulla farmacopea, adesso magari poi nel giro di domande poi ne parliamo. Vorrei arrivare appunto alla ricerca. Chiaramente è uno studio pilota molto, molto piccolo, però interessante, nel senso che appunto stiamo parlando di una canapa sativa, THC sotto lo 0,2, certificato appunto dal laboratorio universitario. Quindi quello che noi volevamo vedere è se c'era un effetto neurofisiologico sulle persone che inalavano, quindi la via di somministrazione è stata l'inalazione,
e si è fatto un pre e un post, quindi l'analisi di parametri, quindi elettroencefalogramma, piuttosto che pressione arteriosa, battito cardiaco, cioè alcuni parametri fisiologici pre e post. Quindi qua, vabbè, c'è tutta, questo è l'olio di cui vi ho detto, prodotto da Socanapa nel 2013. Siamo andati a vedere che cosa c'era, i vari pinene, il limonene, il betapinene, eccetera. C'è tutta la interessante tra i vari componenti questo limonene che anche in letteratura si è evidenziata la sua particolarità, nel senso che probabilmente è lui ad avere l'effetto ansiolitico più forte rispetto agli altri. E quindi la produzione, legato alla produzione di serotonina nella corteccia prefrontale, la dopamina, eccetera. Quello che siamo andati a misurare, appunto, battito cardiaco, la componente respiratoria, la pressione, la temperatura del corpo e la valutazione del mood, come dire, quello che vi dicevo prima. Con l'elettroencefalogramma siamo andati a vedere se c'era un cambiamento nelle onde alfa, delta, prima e dopo la somministrazione. Protocollo molto semplice: 10 minuti di EEG, 5 minuti di inalazione, pausa, inalazione, pausa. Quindi molto, molto semplice. Questa è l'immagine di le persone, come vi dicevo, uno studio molto, molto piccolino, quindi erano 5 persone. Quanto olio è stato somministrato? Un millilitro di olio di mandorle e 1 millilitro di olio di canapa. Questi sono tutti gli elettrodi che sono stati messi. E poi, vabbè, questo, vado ai dati finali. Allora, quello che è interessante è che un cambiamento, che era quello che ci aspettavamo, c'è un cambiamento nel pre e post somministrazione. In particolare è il ritmo alfa in entrambi gli emisferi, in particolare nell'emisfero di destra. La parte invece di onde delta è decresciuto in entrambi gli emisferi. Tutto questo per dire che cosa? Che una somministrazione molto semplice, per cui che non prevede neanche l'assunzione per OS, per bocca, e che potrebbe darci sia sul PTSD di cui parliamo questa sera, ma poi c'è uno spazio terapeutico anche su fenomeni come l'ansia o stati depressivi non gravi, quindi non una depressione maggiore, ma sicuramente ci sarebbe una possibilità terapeutica molto ampia. Qui ci sono alcuni riferimenti diciamo, quello che si ottiene con l'inalazione dell'olio essenziale è molto simile a quello che si ottiene a livello proprio di modulazione cerebrale con praticanti di meditanti o meditatori anche abbastanza, come dire, skilled, cioè persone che praticano quotidianamente, e quindi questo è molto interessante. Chiaramente gli spazi per il futuro nell'ambito della gestione dello stress, dell'ansia, potrebbero essere davvero molti. Questo è il riferimento dello studio che è stato pubblicato. Abbiamo avuto come per tutte le altre sostanze,
qualche problema con il comitato etico, che poi è un po' lo scoglio che fino ad oggi ha fatto sì che nel mondo scientifico di chi si occupa di queste sostanze, insomma, facciamo un po' fatica a rientrare o ad entrare proprio per la prima volta. Qui ci sono anche, vabbè, è una meta-analisi, un'umbrella review che abbiamo fatto con un collega. La cosa che mi preme sottolineare è che gli effetti collaterali, andando a vedere tutti gli studi, non solo che riguardano PTSD, ma che riguardano il dolore cronico piuttosto che la sclerosi, ci sono davvero pochissime evidenze che suggeriscono che ci siano problematiche di associazione tra l'assunzione di cannabis e problemi di salute mentale. Cioè, molto di questo, qua poi ripeto, lo potete leggere, però il rischio di problematiche, di serious adverse effects è circa dell'1%, quindi pochissimo. E c'è ancora qualcuno, ma colleghi, che mi dicono no, perché è pericoloso, non conosciamo abbastanza gli possibili effetti collaterali, quando ben sappiamo, è vero che una molecola stabilizzata, un farmaco che conosciamo, però l'ho detto all'inizio del motivo per cui vi ho detto dei 5.000 anni di storia di queste medicine, insomma, non è che l'utilizzo è stato così limitato. È vero, le studiamo in maniera puntuale da poco tempo, però la storia ci dice che il loro effetto benefico è davvero molto antico, se no l'utilizzo non sarebbe continuato fino ai giorni nostri. Questi sono sempre tutto la parte di questa meta-analisi. Non ve lo dico a voce, l'efficacia in più patologie è accompagnata da un miglioramento della qualità di vita dei pazienti, anche dei pazienti oncologici, nell'ultima fase della loro vita. 5 minuti prima di arrivare alle conclusioni, giusto per, non è il focus del nostro incontro, però visto che l'argomento era il post-traumatic stress disorder, vi dico anche che gli studi che sono in corso e che siamo ormai in fase 3, quindi l'ultimo articolo è stato pubblicato su Lancet, che è uno, insomma, dei giornali scientifici più rinomati, più accreditati, quindi dove di nuovo con una popolazione di veterani si evidenzia l'efficacia di questa molecola che ahimè viene conosciuta non come MDMA ma come ecstasy, e quindi con tutto il cotè negativo che il nome porta con sé. Vi ho messo anche un'esperienza di un paziente con una madre suicida e che per tutta la sua giovinezza ha continuato a vedere la morte della madre suicida, fin tanto che l'unica possibilità, lui italiano, trasferito negli Stati Uniti, in California ha potuto avere un trattamento, una psicoterapia assistita con MDMA. Questa è un po' la sua storia ed adesso è diventato, lavora per MAPS, che è quell'organizzazione di cui vi ho detto, che porta avanti sia il lavoro in Colorado con la cannabis sia con l'MDMA, ed è entrato a far parte del gruppo di lavoro, proprio perché quello che lui sempre dice è il beneficio che io ho avuto e il dolore che mi ha accompagnato per così tanti anni non può essere solo per me, ma deve essere messo a beneficio di tutti. Quindi questo
Questa un po' è la sua storia. L'MDMA viene definito come un empatogeno e quindi aumenta il livello empatico e proprio in quel livello lì, in quello spazio lì, che la persona può riattraversare il trauma, l'abuso, la violenza, il suicidio di una persona cara. Qui ci sono gli effetti legati sia all'innalzamento della serotonina, l'abbassamento dello stato di ansia, la stimolazione della dopamina, quindi il miglioramento del tono dell'umore, aumento dello stato empatico e del rilassamento. Quindi qui c'è una colonnina, la vedete lì, perché questo aiuta in un ambito psicoterapeutico, quindi ci sono tutte le caratteristiche della sostanza che migliorano, aiutano la persona e migliorano l'efficacia dell'intervento terapeutico. Questo è un altro studio, non quello grande di cui vi ho detto, ma è un piccolo gruppo. Chiaramente poi gli studi sono cresciuti, questo è stato fatto anche con alcuni colleghi europei nel 2000 ed è legato al mondo femminile, quindi a violenze fisiche subite da queste donne. Nel 2017 è iniziata la fase 3 dello studio e per cui nel 2021 negli Stati Uniti l'MDMA tornerà, se tutto è confermato, tornerà ad essere venduto come farmaco e quindi prescrivibile per il trattamento del post-traumatic stress disorder. Stessa partita iniziata in Europa proprio nel 2018, quando abbiamo fatto quell'incontro al Parlamento europeo. C'è stato un incontro con l'EMA, per cui nel 2018 è iniziato anche in Europa il lavoro perché l'MDMA possa essere prescritto anche in Europa. Bene, credo di essere stata nell'ora che insomma costituiva la prima parte di questo incontro. Vi ringrazio per l'attenzione, ripasso la parola e poi continuiamo con le domande, una discussione. Grazie mille dottoressa, la chiedo di chiudere la presentazione così lo schermo si amplia un po', perché così potrò poi anche inserire tutti i colleghi che adesso parteciperanno al giro di dibattito e di domande. La ringrazio moltissimo anche per queste spiegazioni di una tematica molto complessa, ma in parole facilissime, di facile comprensione. Anche io che non sono del settore sono riuscito a seguire perfettamente quello che ci ha spiegato. Grazie mille anche per questo, perché ovviamente noi ci vediamo da tramite tra il mondo scientifico, accademico e le persone che hanno magari bisogno degli esiti del nostro lavoro. Adesso io inserisco gli altri sul palco e chiederei, adesso un attimo così solo un po' di tempo tecnico per poterli mettere tutti in bella evidenza. Nel frattempo ci ha raggiunto, adesso vediamo se ci sono tutti, una verifica finale, mi sa proprio di sì. Nel frattempo ci ha raggiunto il dottor Roberto Pitini, che saluto cordialmente. Lui è il direttore del comitato scientifico del Cannabis Social Club di Bolzano. Lui era presente sin dall'inizio, solo che non ce l'abbiamo più fatta a inserirlo prima dell'inizio del dibattito, perché l'ho dovuto caricare da parte degli spettatori sul podio. Ti saluto Roberto e ti chiederei adesso di aprire anche un po', diciamo, i commenti, le osservazioni o anche le valutazioni da parte tua. Saluto anche il dottor Leonardo Berti, che poi sarà il prossimo a seguire, il nuovo eletto presidente del Cannabis Social Club di Bolzano. Roberto, vai.
Sì, grazie Marcus. Ho avuto anch'io qualche problema tecnico di linea all'inizio e sono riuscito comunque a seguire per intero la relazione della dottoressa Re, che ringrazio vivamente per la splendida presentazione ricca di molti spunti. Già ero a conoscenza dell'efficacia, in particolare nei veterani di guerra del Vietnam, sull'efficacia dei preparati di cannabis, e quindi l'allargamento ad altre indicazioni che non sia solo il veterano di guerra, ma la PTSD in generale, è sicuramente molto importante, e gli studi stanno andando avanti. Sono molto contento che ci ha portato dei risultati positivi e una sua esperienza personale nel campo. Ringrazio ovviamente il comitato direttivo del Cannabis Social Club, e diamo la parola anche al presidente Leonardo per 2 parole. Intanto grazie di nuovo alla dottoressa Re, splendida relazione. Grazie a voi. Grazie. Prego, dottor Berti. Sì, buonasera a tutti, buonasera dottoressa, è molto piacere di conoscerla. È un'esposizione interessantissima su un tema in cui sono assolutamente a digiuno. Noi medici di famiglia abbiamo una scarsissima formazione psicologica, quindi a parte sapere che esiste il sindrome stress post-traumatico, non sappiamo nient'altro. Quindi sicuramente un tassello da aggiungere alle conoscenze in più da cannabis. E quello che ho detto la scorsa volta al dottor Calvi, lo ripeto con lei, mi fa piacere di vedere che ci sono tanti professionisti di diverse branche che si occupano di cannabis e che ampliano l'utilizzo di questa pianta terapeutica, ecco, e che ne illustrano le potenzialità e che si prodigano per aumentare l'informazione e la formazione sia dei pazienti che dei colleghi. Ecco, quindi davvero un spirissimo grazie per la presentazione. Grazie Leonardo. Una domanda alla dottoressa Gualtieri per iniziare. C'è stato tanto di nuovo per lei in questa relazione, o se ne parla già, diciamo, degli esiti, degli studi dei colleghi che fanno questo tipo di studi nella vita quotidiana del suo lavoro? Buonasera a tutti intanto. No, è stato molto interessante, ringrazio anch'io la relatrice, la dottoressa Re. Io conoscevo dalla letteratura, dai simposi, dai convegni, l'utilizzo di CBD soprattutto per le tematiche legate soprattutto al discorso sonno, ansia e flashback per quanto riguarda il disturbo post-traumatico. Come servizio abbiamo aperto una discussione, un confronto come servizio psichiatrico di Bolzano sull'utilizzo in generale dei preparati a base di cannabidiolo, sull'effetto che possono avere sulle problematiche psichiatriche, ma devo dire che quotidianamente e praticamente ancora non è un tema clinico abituale. C'è anche da dire una cosa, che sono ancora dei temi più legati al mondo medico forse che non al mondo psicoterapeutico tout court. E infatti anche su questo magari volevo chiedere alla dottoressa Re come anche l'utilizzo di queste sostanze si confà con la normativa italiana della prescrizione di un farmaco, perché non è un farmaco, però lo possono prescrivere solo in certi momenti i medici. Sarebbe interessante capire la differenza tra noi magari e, non andando fino all'America, agli Stati Uniti, dove so che in moltissimi stati degli Stati Uniti già è utilizzata, almeno per il PTSD, se c'è qualche stato vicino che potrebbe illustrarci una via per capire come muoverci. Detto questo, io so e utilizziamo abitualmente tutte le altre, non tutte, ma gran parte delle altre strategie terapeutiche per il PTSD, tra cui le MDR,
l'EFT sono, diciamo, e la terapia, la CBT, la cognitivo-comportamentale, sarei interessata a capire come l'associazione eventualmente con sostanze di questo tipo, con piante, con principi, ecco, togliamo il termine sostanza, se lo vogliamo vedere dal punto di vista terapeutico, può facilitare e se e in quali casi ci sono controindicazioni. Per esempio, mi viene da dire comorbidità, va sempre bene, sempre comunque. Ecco, si apre un mondo interessante. Penso che siamo in un momento storico in cui il cambiamento è grande e il cambiamento di per sé non ha nulla di negativo, di positivo, cioè il negativo e il positivo ce lo mettiamo noi a seconda di come utilizziamo. C'è una grande apertura, questa tecnologia ci permette oggi di stare seduti nei nostri salotti, nei nostri studi e parlare tranquillamente all'ora di cena. E quindi sicuramente questa cosa può essere anche implementata per portare innovazioni e qualcosa di nuovo. I pionieri sono sempre coloro che devono passare attraverso le forche caudine. Però ammetto che personalmente nella mia pratica clinica non l'ho mai utilizzato e neanche pensato di poter utilizzare un tale principio. Prego, la risposta, dottoressa Re. Sì. Grazie per la domanda. Ma dunque, io sono stata abituata sia per il lavoro in ospedale a Careggi, ma anche nella mia pratica privata a lavorare, a collaborare sia con medici di famiglia piuttosto che con degli psichiatri. Quindi un po' credo che sia proprio questo il momento e l'ambito di unire le forze. Qualcuno e non per disconoscere le potenzialità dei farmaci che già abbiamo. L'esempio che a me viene sempre è come aggiungere alcune frecce nell'arco, cioè, che possono essere utilizzate. In questo momento la normativa italiana prevede che nella prescrizione di un composto dove c'è THC sia prerogativa sia una prescrizione medica. Che cosa succede rispetto al CBD? E che molti da letture piuttosto che da esperienze di amici, conoscenze, arrivano da me e mi dicono: posso andare dal tabaccaio a comprare? E a me viene un po' il brivido, nel senso che in questo caso quello che io dico è che se c'è una terapia farmacologica in corso, fino ad oggi non si va a sovrapporre o a integrare perché non ne sappiamo abbastanza. Cioè, ci sono dei lavori molto interessanti dell'interazione pianta, quindi fito con farmaci sia in ambito oncologico ma anche in ambito psichiatrico. Più famoso è l'iperico, per cui l'effetto tra l'iperico e un antidepressivo può essere molto pericoloso, per non parlare poi dei disturbi bipolari, quindi assolutamente è da tenere in grandissima attenzione l'interazione, per cui quello che ho fatto in accordo ad esempio con il medico di famiglia, che è una dottoressa con cui ho lavorato molto in questo ultimo anno, è quello di integrare, se non c'è un'altra terapia farmacologica in atto, un'integrazione di CBD. Quale CBD? In questo caso personalmente è un CBD che viene verificato da un collega che sta in università, per cui ho
la tracciabilità di quello, di quanto ce n'è, di dove viene fatto, insomma c'è un controllo della filiera ed è un accordato giusto appunto con tendenzialmente con il medico di famiglia o con lo psichiatra molto meno, perché in quel caso lì c'è una terapia farmacologica e rimane quello. Secondo me quello un po', come dire, l'ambito invece un po' più pericoloso, comunque degno di attenzione, è chi invece compra dal tabaccaio e poi mi dice ma io non dormo, va bene, e lì dico non lo so, nel senso che non so che cosa c'è dentro quella sostanza che tu assumi, e per cui sempre è innanzitutto comunque dillo al medico di famiglia, soprattutto se il medico di famiglia ti ha dato un ipnoinducente e tu ci metti sopra quello. Quindi credo che come professionisti della salute questo è un po' più l'ambito da considerare. C'è abbastanza il fai da te, perché poi è un sintomo leggero, ho un po' d'ansia e allora va bene, mi hanno detto che ho letto. Quindi su questo forse l'attenzione da parte di tutti noi e forse il fatto che venga più utilizzato nell'ambito di una terapia o anche dal medico di famiglia servirebbe anche a creare una considerazione sociale che non è una roba da banco, ma merita l'attenzione. Se me lo prescrive il medico, allora lo chiedo a lui, o quantomeno me lo faccio suggerire, prescrivere, mi faccio seguire. Ecco, questo è sulla base un po' della mia esperienza. Grazie dottoressa Re. Salutiamo cordialmente anche il dottor Michele Piccolin, che è psicologo, neuropsicologo forense e opera a Bolzano. Ci spieghi un po' lei quello che ha potuto trarre da questa relazione, piuttosto che non sia già combacienti con quello che lei vive nella sua quotidianità. Sì, io la ringrazio per l'invito, ringrazio la collega Tania per la relazione molto completa. Io ero marginalmente a conoscenza di queste terapie a base sia di prodotti derivati dalla cannabis che di MDMA. L'ambito forense non si occupa di terapia quanto piuttosto di magari valutazione, e quindi mi sono sicuramente venute in mente le classiche domande a riguardo delle capacità, quindi di intendere o volere, piuttosto che non delle capacità di guidare o di avere altro accesso, per esempio, a altri permessi di questo tipo. Però non erano questi forse gli aspetti di maggiore interesse. Mi interessava il passaggio che ha fatto la collega tra l'utilizzo di cannabis e la dissociazione, no? Noi sappiamo la dissociazione essere uno dei sintomi chiave anche comportanti del DPTS, e mi volevo chiedere, ma sotto molti aspetti, forse io non ho capito bene se si tratta di preparati con THC o CBD, però potrebbe essere, no, quello che gli utilizzatori conoscono come famoso bad trip, no, che ci sia una riattivazione di vissuti traumatici importanti anche qualora, diciamo così, ci sia questo tipo di utilizzo. Ecco, io volevo capire, siccome sono un convinto, diciamo così, interessato degli utilizzi psicofarmacologici della cannabis, volevo capire qual è eventualmente lo scriminante, cioè come si controlla poi questa dissociazione evitando quello che è già noto, effetto, diciamo, rebound, paradosso, no? Dove invece si va a creare proprio l'ansia, perché noi sappiamo che a questo punto in alcune occasioni, soprattutto il THC, può produrre questo tipo di rebound. Ecco, io vorrei capire un attimo come si potrebbe eventualmente controllare meglio questo tipo di variabile. Ok, grazie per la domanda. Allora,
Quello nello studio di MAPS, che è lo studio di corte più ampio a cui possiamo attingere. Nei criteri di inclusione c'era anche la possibilità appunto di una forma dissociativa. Come è stato trattato? È stato trattato inserendo, e questo lo sottolineo perché vale per la cannabis, ma vale e varrà per tutte le altre sostanze. Non è la sostituzione al posto dello psicofarmaco, prendi la cannabis, lo prendi, ciao, mattina per 15 giorni. Cioè quello che si dice è psychotherapy assisted, cioè è una psicoterapia assistita con. Quindi nel caso di riemersione di uno stato dissociativo, apro chiudo parentesi, quella che è stata somministrata ai veterani è con THC. Quindi questa, come dire, questa sottolineatura della possibilità che il THC possa favorire la dissociazione, in questo caso ha una funzione terapeutica, cioè nel senso noi sappiamo che in psicoterapia quando si lavora sul trauma o PTSD che sia, ci può essere una riemersione dissociativa e si lavora proprio in seduta. Quindi il fatto che se questo accade durante la somministrazione è compito del terapeuta quella di insomma sostenerla, attraversarla, contenerla, poi a seconda dell'indirizzo possiamo dare un nome diverso al trattamento, però è funzionale alla terapia. Il fatto che ci possano essere dissociazioni, questo poi però apre tutto l'altro capitolo che invece sia in soggetti dove non c'è un sintomo dissociativo, che invece sia il cannabinoide, in particolare il THC, a poter come dire, slatentizzare o favorire l'emersione di questo disturbo. E qui c'è tutto il filone poi è la cannabis che causa stati psicotici o schizofrenici, soprattutto negli adolescenti. Però questo è proprio un altro capitolo su cui i dati non sono ancora così chiari e così evidenti. In passato, cioè nel senso, questo secondo me è importante ed è anche poi tra l'utilizzo terapeutico e l'utilizzo di altro genere, di cui come dire, esiste, io me ne occupo meno, però quale può essere il problema? In tutti gli studi sempre si dice c'è il set e il setting, cioè l'assunzione di tutte queste piante che nelle culture tradizionali avevano comunque un contesto protetto, rituale, dove comunque c'era una comunità o comunque qualcuno che si occupava di accompagnare in quello che diceva il collega come bad trip, c'era qualcuno che ti accompagnava in quell'esperienza lì. Il fatto di essere lasciati, soprattutto ragazzi in una fase liminale, adolescenziale, a fare quel viaggio lì da soli, senza un contesto né terapeutico né rituale, se non quello del gruppo di amici, questo può effettivamente essere, può essere pericoloso, oltre la sostanza in sé, ma io dico sempre come dare a un neopatentato una Ferrari, cioè il rischio che si schianti è molto più alto rispetto a uno che ha già come dire, 20 anni di patente. Queste sostanze in qualche modo fuori dall'ambito terapeutico, se utilizzate così con un po' di superficialità, possono essere pericolose. Poi
possiamo discutere se perché c'è il pruning delle sinapsi in adolescenza e l'utilizzo di cannabinoidi piuttosto che di altre sostanze possa slatentizzare o creare una problematica. Sugli adolescenti la partita è aperta, cioè la partita nel senso di non è ancora definito se il legame tra schizofrenia e utilizzo di cannabinoidi ci sia in parte o quali siano le variabili. Un po' questo poi, perché occupandomi di queste sostanze poi arrivano da me tanti ragazzi, perché almeno con me almeno posso parlartene, cioè senza essere etichettati come insomma, per persone che abusano di sostanze, tossici, eccetera. E già comunque uno spazio c'è un terapeuta con cui puoi parlare anche di questo senza dire che questo sia patologico, per cui io sia un dipendente e secondo me è importante, cioè è importante una buona comunicazione, una buona relazione e che in qualche modo riprende, se vogliamo, anche un po' quel contesto rituale che ci siamo un po' tutti quanti un po' perso, ecco, un po' nella fretta, nelle cose. Non so se ho risposto, però... Diciamo così, io se posso, diciamo così, condivido molto la posizione della collega, però quindi dal punto di vista del protocollo di somministrazione più o meno si immaginerebbe sempre più o meno una somministrazione, tra virgolette, controllata, cioè in sede terapeutica con il supporto del terapeuta, quindi non una somministrazione, come dire, take away. Era questo quello che volevo capire anche, perché appunto questi rischi che lei ha giustamente illustrato ci sono e bisogna, secondo me, anche a mio avviso, sfruttare bene il margine di potenzialità positiva, stando, diciamo così, lontani da questo tipo di rischi. Sì, ma anche perché il primo blocco di queste ricerche è stato, insomma, c'è stato per una serie di motivazioni, ma tra cui soprattutto, ad esempio, con l'ibogaina, perché poi una persona è morta e quindi l'attenzione, se leggiamo gli studi in Stati Uniti, Canada, sono cioè la persona viene, cioè ci sono sempre due, con la psilocibina adesso mi viene in mente perché oggi un collega me ne ha parlato, c'è due terapeuti per 8 ore di somministrazione, un medico, uno psicoterapeuta, la persona viene accompagnata in taxi fino a casa, cioè c'è un controllo di possibili side effects molto 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 accurato, proprio per evitare di nuovo un blocco della ricerca perché una persona ha avuto uno scompenso o una dissociazione, che ne so, si è suicidato. Ecco, questo sì. Dottor Dell'Antonio, che saluto cordialmente, assistiamo a un cambiamento radicale anche nella medicazione di queste malattie o si tratta di una fase sperimentale che potrebbe anche essere una moda? Ma a questo non posso rispondere. Io posso solo, rispetto ai discorsi che sono stati fatti fino adesso, dire alcune cose legate alla mia esperienza. Ho lavorato per tanti anni in un servizio per le tossicodipendenze, adesso sono in pensione. Mi occupo per curiosità, non per motivi di lavoro, no, di disturbi post-traumatici. Mi sono fatto un'idea e approfondisco un'idea su questo punto. Ora, la prima questione è che la dissociazione è un'esperienza che facciamo noi tutti i giorni. Quando il dottor Piccolin ascolta la radio e fa la colazione, magari legge il giornale, sta producendo 3 dissociazioni contemporaneamente. No, nel senso che non si possono fare 3 cose contemporaneamente che richiedono un'attenzione specifica. Nel momento in cui beve il caffè è concentrato sul caffè e la radio l'ascolta in sottofondo e dal giornale si dissocia un attimo, il caffè finisce di berlo in mezzo secondo, si concentra subito sul giornale, riprende la lettura, ogni tanto ascolta e quindi produce delle dissociazioni di continuo. E come tutti noi produciamo dissociazioni di continuo.
Dopodiché ci sono dissociazioni patologiche, ci possono essere dissociazioni fisiologiche. Quindi su questo punto io non avrei grandi dubbi. Io ho anche la facilità di essere abbastanza apodittico, nel senso che io non ho nessuna intenzione di lavorare nell'ambito della ricerca, non assumo, le cose che dico non le dico in funzione di studi scientifici che faccio, mi permetto di parlare di esperienze personali e di opinioni che io ho, senza pretendere di avere ragioni rispetto ai miliardi di studi scientifici che dicono tutto e spesso anche il contrario di tutto. Allora, sulla dissociazione c'è questo aspetto. Per quanto, allora, tutti i carceri sono pieni di dissociati, tutti i SERT sono pieni di traumatizzati che dissociano, tutti i SERT sono pieni di pazienti traumatizzati che dissociano. Tutte le psichiatrie, in molti casi, hanno a che fare con dei pazienti che hanno avuto dei traumi e dissociano anche. Allora, detto questo, l'esperienza terapeutica nell'ambito del PTSD, io sono convinto, non è legata al CBD, ma al THC, è una terapia psichedelica. E per quanto il THC garantisce entro certi limiti un effetto psichedelico. Però ovviamente è il contesto, no, in cui la sostanza viene assunta che definisce o che influenza in maniera significativa l'effetto, no, quello che succede. Non tutti i veterani americani traumatizzati chiedono le cure. Ci sono diversi traumatizzati che non chiedono cura. Allora lì ci sarebbe, come probabilmente molti veterani traumatizzati finiti nelle galere degli Stati Uniti, no, non hanno mai chiesto cura e non sono in grado nemmeno di chiedere cura. No? Allora, curare qualcuno che non è in grado di chiedere cura, che sia traumatizzato o non traumatizzato, presenta delle condizioni di partenza completamente diverse di un traumatizzato che chiede lui di essere curato e che sviluppa un rapporto di fiducia con la persona che cura, che lo cura. Il CBD, dall'impressione che mi sono fatto io personalmente, no, è senz'altro utile, non crea nessun danno. Che danno può mai creare il CBD? No? E se le persone che lo assumono con una convinzione assoluta, sfruttano appieno il 30% dell'effetto placebo che qualsiasi farmaco può garantire. E oltretutto il CBD qualche piccolo effetto dimostrato, e non neanche tanto piccolo, ce l'ha. L'unico rischio grave del CBD, per come si diceva 40 anni fa, se dovesse venirne assunto in quantità mostruosa, potrebbe essere la sindrome amotivazionale. Sono talmente rilassato che non mi interessa più attivarmi rispetto a chissà quali obiettivi lavorativi, professionali. Ma questo presupporrebbe delle condizioni di consumo che sono particolarmente fuori scala. No? Un'ultima cosa che mi interessa dire, no, da ex primario di un SERT, quando si discute di utilizzo di questi farmaci in relazione ai possibili effetti che possono dare rispetto a comportamenti d'abuso o di dipendenza, io dico che il SERT è il luogo meno indicato per occuparsi di questi pazienti. Come è il luogo meno indicato, e non viene preso in considerazione, se un qualsiasi medico di un qualsiasi reparto ordina una terapia con oppiacei a un suo paziente. Non è che manda al SERT perché prende un oppiaceo. Non si permetterebbe mai di immaginare la correlazione, no? La correlazione oppiaceo tossicodipendente.
Quindi da questo punto di vista, tutte le persone che chiedono per motivi che non hanno a che vedere con le sostanze, no? Non hanno a che vedere con una patologia di dipendenza, il THC, qualsiasi forma di THC, non devono essere mandate a un servizio per i tossicodipendenti, come se l'utilizzo del THC fosse lo stigma. L'ultima cosa, ritornando al disturbo stress post-traumatico, qualsiasi sostanza che venga assunta, incluso l'alcol, e tutti i pazienti gravemente traumatizzati, no, assumono molte di queste sostanze, le assumono proprio per avere un distacco dissociato dall'evento traumatizzante che solo in questo modo, che sta affiorando in qualche misura, di cui possono anche non essere consapevoli, no? Tant'è vero, curiosità, che il craving funziona esattamente come l'affioramento dell'attivazione traumatica. No? Ha la stessa tipologia di funzionamento dal mio punto di vista. Quindi tutte le persone che assumono sostanze le assumono proprio per produrre un distanziamento, una dissociazione dall'esperienza, dal vissuto, dal ricordo più o meno consapevole, somatizzato, implicito, no? Non spesso non esplicito, no? Rispetto al proprio trauma. Questo per quanto riguarda la mia esperienza. Grazie Elio. Vuole rispondere, dottoressa Re, o ci sono altre osservazioni in questo contesto? No, io ringrazio per questo intervento. Sicuramente sulla parte, poi vabbè, la mia tesi di specializzazione in psicoterapia era ho seguito delle persone con affette da una dipendenza comportamentale che è il gioco d'azzardo. E per cui nell'analisi della storia e del lavoro, perché poi era un lavoro non singolo, ma 21 giorni in gruppo fatto in Toscana, davvero l'emersione della componente, perché quello con cui la persona si presenta è un sintomo che può essere il gioco d'azzardo o l'alcolismo o quella che è la dipendenza. Poi su questo il dottore ha un'esperienza molto più grande della mia. Però quello che c'è sotto la punta dell'iceberg è esattamente questo, una componente traumatica che può essere più o meno grande, cioè nel senso il grande evento traumatico, i microtraumi, questo nell'infanzia, e che poi in età adulta o già in età adolescenziale cominciano. Per cui la sostanza, l'alcol piuttosto che il gioco, quindi può essere una sostanza o un comportamento, diventa il modo con cui curare quella che è la causa. Per cui adesso, ma giusto proprio come condivisione di informazione, molta è un'altra la sostanza su cui si sta lavorando, che è la psilocibina, che è un derivato di questi funghi. In Europa siamo un pochino più lenti rispetto a questo, perché la richiesta dell'EMA è che sia GMP, cioè nel senso che abbia come dire, un marchio di buona manifattura, per cui non si può importare dagli Stati Uniti. Però l'obiettivo è proprio quello dell'utilizzo della psilocibina, sempre in un contesto di psicoterapeutico, comunque di accompagnamento della persona, e di andare a interrompere quella connessione tra trauma, craving e poi la condizione di abuso, e poi che sia una sostanza o che sia come il gioco o altro. Quindi, posso brevemente intervenire su quest'ultimo punto,
io direi anche questo, che qui stiamo parlando di terapie psichedeliche, sì. no? E con LSD anche, viene utilizzato anche l'LSD da questo punto di vista, e hanno tutte una ragione rispetto a persone, a pazienti gravemente traumatizzati, hanno un senso, e il senso che hanno è quello dal produrre un distacco emotivo da esperienze che non sono state integrate. No? Allora l'esperienza, il trauma c'è, laddove c'è un'esperienza non integrata, altrimenti c'è un disturbo d'adattamento, fin tanto che il disturbo grave, non tutte le persone esposte a un terremoto sono traumatizzate. No? Non tutte le persone che hanno avuto il Covid sono traumatizzate. Il 30% dei pazienti che hanno subito Covid che sono traumatizzati, per me è una corbelleria. Tutti quelli che sono, moltissimi che sono stati anche pauci sintomatici, hanno avuto dei problemi di adattamento causa l'impatto culturale che il Covid ha avuto su tutti noi. Risulto positivo, mi sembra di morire. No? Attivo dei miei ricordi traumatici altri che mi producono un shutdown e vado in ipoarousal grave e perdurante. Se questa è una condizione particolarmente intensa, posso avere una morte voodoo. Le morti voodoo sono morti di questo tipo e muoiono realmente. No, non è che non muoiono, no, ci sono i morti voodoo. Quindi, da questo punto di vista, no, il Covid può avere anche sui pauci sintomatici, da un punto di vista culturale, questo effetto. L'effetto traumatico vero e proprio, però, ce l'ha chi finisce in rianimazione che non respira, perché il respiro è il primo elemento della vita e nel momento in cui viene meno quello, è chiaro che l'esperienza diventa grave. Su quelli, non tutti, quelli che hanno avuto quella tipologia di esperienza legata al Covid sviluppano un disturbo da stress post-traumatico. Molti recuperano dopo una fase di adattamento, no? Dopo un mese hanno tutta una serie, anche flashback, anche tutta una serie di sintomi tipici che rimangono del disturbo post-traumatico, ma che sono di durata inferiore di un mese. Il mese è quello che discrimina da questo punto. Solo in alcuni casi c'è lo sviluppo di un vero e proprio disturbo, collegato anche evidentemente alle esperienze di vita. E qui dico, do ragione alla dottoressa Re, il problema non deve essere neanche quello del grave trauma, bastano esperienze avverse nella propria vita. Tutta una serie di esperienze avverse possono avere effetti di condizionamento sullo sviluppo di una patologia post-traumatica molto più gravi di un trauma manifesto come un terremoto. Questo non lo possiamo anticipare. E l'effetto fondamentale è quello della non integrazione del vissuto, di quello che è successo, dei ricordi, sempre che i ricordi ci siano. Perché un bambino di 2 anni che subisce un terremoto e che insieme alla madre rimane sotto le macerie, no? Non avrà ricordo, perché prima dei 3 anni non c'è il ricordo esplicito, no? Episodico, c'è dopo. La madre se lo ricorderà, il bambino no, ma non è che il bambino non ha un trauma. Grazie Elio, poi ti chiediamo anche di accendere la luce perché altrimenti il trauma è tutto nostro, se ti vediamo, se ti perdi nel buio. Lo induco in voi. Altre reazioni? Adesso prego Peter, chiedo scusa che non ti ho introdotto prima. Peter Grünfelder è come posso dire, il spiritus rector del Cannabis Social Club di Bolzano, e con il suo lavoro instancabile è riuscito a creare un'entità che viene ammirata da tanti perché si cerca di convogliare o di far convogliare l'interesse da parte delle persone, l'utilità di un'applicazione e anche l'interesse da parte del mondo della scienza, e tutto quanto viene messo insieme in eventi come il nostro stasera, che poi andrà anche in Mediateca, e abbiamo visto che c'è un forte interesse per le registrazioni di queste serate.
Petra, a te la parola. Vorrei dirvi un'osservazione che ho fatto anche adesso. Allora, e poi fare una domanda. Allora, l'osservazione è che è un'associazione pazienti, vuol dire pazienti che portano avanti questa tematica e siamo qua medici soprattutto a discuterlo. Chiaro, perché la salute aspetta i medici, però anche noi pazienti ci muoviamo, troviamo le cure, non le troviamo, sappiamo per esempio anche un trattamento in psichiatria quanto tempo dura, cioè anche quanta poche risorse che hanno anche in psichiatria di accogliere tutti quelli che hanno bisogno. E chiaramente sono anche poi questi pazienti che trovano anche la loro cura sul mercato nero, nella natura. Questa è un'osservazione che volevo darvi. Una domanda. Io adesso avevo all'inizio l'idea che, come per altre terapie, so, adesso la terapia del dolore chiaramente è molto differente, però mi sembra anche l'ultima relazione con i problemi dell'ADHD, cioè lì non si parla di un trattamento seguito da un psichiatra, cioè ok, che un paziente viene seguito da un terapista, cioè da un psicologo, è chiaramente cioè aiuta di sicuro a risolvere quei problemi. Però non è anche che poi il paziente, quando lascia la terapia, continua la sua cura con i cannabinoidi? Cioè, più o meno questa è la domanda centrale. La THC è solo valida col PTSD, col collegamento del psichiatra sempre, o diciamo ok, ogni settimana ci vediamo, mentre durante la settimana il paziente consuma anche il THC o no? Questa è una domanda difficile, nel senso possiamo condividerla, nel senso che quello che è un po' sempre l'obiettivo della terapia è di accompagnare la persona attraverso la problematica che presenta e poi lasciarlo al ritorno alla sua vita. Anche la psicoterapia, almeno dovrebbe, poi qualcuno dice che la psicoterapia dura tutta la vita, però secondo me è importante anche che a un certo punto la persona torni a camminare con le sue gambe, sapendo di avere un riferimento, però non è quello di tenere una terapia, diciamo, a vita. Quindi rispetto all'utilizzo della sostanza, coadiuva, sostiene, aiuta il percorso, però poi anche negli studi ha una terapia limitata nel tempo. Poi se, e qui però ci spostiamo, se la somministrazione di solo CBD oppure CBD con THC possa mantenere, però qui entriamo in un ambito che è la prevenzione, la qualità della vita, ed è un altro pezzo, possa essere utile a far star bene le persone. Questo è un argomento su cui davvero vale la pena discutere. Ci sono punti forti e punti deboli rispetto a questo, e quindi su questo... Il dottor Pittini ha chiesto la parola, così magari aggiunge anche del suo. Sì, grazie. No, vedevo delle somiglianze con quello che si vorrebbe idealmente fare con la terapia del dolore, anche in questo caso
sarebbe utilissimo seguire la persona, non dico il paziente, dico la persona, da un team multidisciplinare, possibilmente uno psicologo, uno psichiatra e un medico esperto in certi tipi di terapie, perché l'importanza, secondo me, di queste terapie che stanno rivivendo un nuovo interesse di ricerca, che sono le terapie psichedeliche, hanno bisogno, come si diceva nelle vecchie culture anche di secoli addietro, quando si prova ad utilizzare una sostanza per evitare un bad trip o insomma esperienze negative, ci vuole accanto una persona che abbia idea di che cosa stia somministrando, ovvero abbia idea di come gestire gli effetti collaterali di queste sostanze. L'utilizzo delle sostanze psichedeliche, poi forse Elio mi può appoggiare o confutare, l'interesse forse della sostanza psichedelica, che come dice la parola apre la mente, cioè forse amplia l'angolo, il punto di vista della realtà, piuttosto che come può fare la sindrome post-traumatica, come può fare il dolore cronico, chiude l'angolo di vista solamente su un aspetto della vita, quello possibilmente negativo, che sia il dolore cronico o che sia appunto il rivivere continuo di giorno e di notte l'esperienza post-traumatica. Ampliare le percezioni, in questo caso tramite sostanze psichedeliche, quindi THC piuttosto che psilocibina o acido lisergico, negli opportuni dosaggi. Adesso forse il THC è tendenzialmente più innocuo rispetto a droghe più potenti, a sostanze più potenti. Può essere utile se seguito per bene il paziente, specialmente nelle prime fasi, chiamiamole di sperimentazione della sostanza nella patologia, quindi progetto di studio, indicazioni precise, eventuali criteri di esclusione, ma soprattutto almeno uno psicologo e uno psichiatra ed il medico di base, figura no. Ok, questa era la mia osservazione. Aspetto volentieri Elio, che cosa hai messo la miccia? Certo. Allora, la terapia psichedelica non è una terapia dove uno piglia LSD 2 volte al giorno. Sono esperienze singole, un'unica assunzione, 2 assunzioni, 5 assunzioni nel corso di 1 anno, di 2 anni. Non è una terapia tutti i giorni. È un utilizzo, una sostanza che permette un'esperienza, come dire, di sospensione dei confini tra il sé ed il mondo e permette un confluire, ridimensionare, no, il proprio dolore o il dolore della propria vita rispetto all'essere nel mondo. Questo è ci si sente, chi utilizza queste sostanze descrive questo tipo di situazione. Si inizia ad utilizzarla anche nelle fasi terminali, dove non è che la morte diventa poi un'esperienza piacevole, ma diventa un'esperienza, e tra l'altro si iniziano ad utilizzare queste singole somministrazioni al paziente che è in fase terminale, ma molto spesso anche ai familiari che lo accompagnano. No? C'è una preparazione su questo, una preparazione che può durare anche più di un incontro, più incontri. No? E non è una ricetta che si utilizza con tutti, non c'è un protocollo, lo utilizziamo a tutti quelli che andiamo in geriatria, tutti i pazienti sopra i 95 anni che sono in condizioni di stato di vigilanza gravemente compromesso, gli diamo tutti la psilocibina, come se ci deve essere una cura. Ma parlando di queste cose qui, per rispondere anche a Peter, no, io direi anche questo: se un paziente che va dalla dottoressa Gualtieri fa una terapia una psicoterapia, se questo utilizza per conto suo, senza dirlo alla dottoressa,
o dicendoglielo alla dottoressa, chissà cosa la dottoressa poi gli risponde, che usa THC, no? Lui si cura o non si cura? Lui intanto si prende cura di sé. Che poi la cura che lui si prende di sé sia utile a lui e possa essere riconosciuta utile anche dalla dottoressa Gualtieri, da me e da tutti noi, questo è un altro paio di maniche. No? Io mi chiedo questo perché ho guardato un attimo anche su quei database adesso dei studi e ho visto lì c'è un mare di studi sulla PTSD e la cannabis e io non penso che adesso anche la THC in questo caso si può allora è pensata di usare come l'LSD o altre sostanze, secondo me questi hanno ben un certo. più forte impatto, però anche conoscendo tante persone, essendo stato per anni adesso il presidente del Cannabis Social Club e avendo avuto una vita a Berlino anche, allora ho visto tanta gente che ha consumato il THC, che anche persone che dicono cioè mi serve la sera per rilassarmi, per dormire bene e forse anche quello era la loro cura, come tu hai detto te, che si curano. Cioè io volevo solo capire perché mi sembrava qua che la cannabis veniva trattata come una di quelle sostanze, l'LSD, la psilocibina, la MDMA, che proprio viene usata in queste terapie integrate in maniera di aprire la mente delle persone, fare delle esperienze e poi queste esperienze elaborarle in una psicoterapia. Questo, cioè io penso... Non ho capito bene questa cosa. No, hai perfettamente ragione da questo punto di vista. Allora, un conto è la terapia psichedelica, un conto è l'utilizzo della cannabis medica in queste persone. Un minimo di quell'effetto, se vogliamo, un minimo di quell'effetto ce lo possono avere, o un minimo di effetto che ricorda questo effetto ce lo possono avere, ma non più di tanto. Tant'è vero che chi usa cannabis medica, no, in queste terapie la userà tutti i giorni, non è che la usi una volta sola, no, nel corso di 2 anni. Allora sono due cose completamente diverse. Altro è il discorso del prendersi cura di se stessi, no, e del curare, che è un atto medico, no? Allora, il problema rispetto agli studi che tu dici, no, non può essere visto solo in parallelo, no, per come lo vedono i medici generalmente. I medici dicono ci sono tanti studi medici che dimostrano, quindi evidence-based, quindi protocolli, quindi tutti devono fare così, se si vuole essere up to date. No? Perché facendo questo tipo di discorso tu dici ho visto tanti studi che dicono di utilizzare la cannabis medica per il PTSD, allora tutti i pazienti con PTSD, tutti devono avere il protocollo, evidence-based, tutti quanti devono averlo, tutti gli psichiatri devono prescriverlo. Il problema è che nessun paziente può obbligare un medico a curarlo come vuole lui, perché la cura, come un paziente può curarsi prendendosi cura lui di se stesso e ha il diritto di fare questo, no? Laddove quello che fa non è un atto medico, ma è un atto personale, così sull'altro versante nessun paziente può obbligare un medico a dargli quello che lui vuole. Se un medico non può. Sì, questo un po' noi pazienti non lo troviamo giusto perché siamo legati con le mani, perché è illegale e certe sostanze che anche pazienti non avevano accesso tramite il sistema sanitario, però sul mercato nero hanno trovato sollievo nel loro essere e hanno continuato queste cure e sono come forse anche tanti veterinari americani alla fine rimasti in galera per abuso di droghe. Cioè. Certo.
Forse aggiungo solo questo, forse la mancanza anche di prescrizione in questo ambito è legato a una non disinformazione, ma a una poca informazione, cioè se ho qualche cosa che conosco di meno perché quello che ho imparato all'università era altro, tendenzialmente magari preferisco usare quello che conosco di più rispetto a un qualche cosa che è nuovo, e allora la valenza di questi incontri e delle formazioni che si fa con i medici di famiglia, con gli psichiatri, si crea piano piano una cultura nuova per cui diventa normale la prescrizione di anche, come dire, nel ventaglio delle possibilità c'è anche quello. Secondo me è una questione anche un po' di tempo, cioè io ho riportato gli studi per un po' far vedere quello che non è il mio pensiero perché mi piacciono le piante e quelle piante lì piuttosto che, ma gli studi sostengono quello che appunto quello che è un'evidenza con un metodo scientifico. Poi su quello che è il metodo scientifico possiamo davvero discuterne. E piano piano noi in Italia, in Europa ci siamo arrivati un po' dopo, e insomma sicuramente io poi vi ho portato l'MDMA, ma semplicemente perché sono interessanti i dati di efficacia del trattamento. Poi molte di queste terapie considerate sicuramente più in qualche modo anche pericolose, ad esempio tanto si è spostato in questi anni rispetto a dosaggi molto più bassi, per cui la cosiddetta autocura prevede un dosaggio molto, molto piccolo, e quindi dove si reperiscono le sostanze, il rischio, soprattutto sulla cannabis, di dove poi una persona che sente di poter curare la sua storia infantile, se il medico di famiglia non mi ascolta, lo psichiatra è contro per qualche ragione, lo psicoterapeuta mi manda al CERT, l'unica possibilità è quella poi di andare lì dove trovi quella sostanza lì con tutti i rischi della questione. Quindi credo che tutti quanti noi, dalla psichiatria alla medicina di famiglia, cioè dobbiamo un po' porci anche questo rischio, che poi non è un rischio poi per la persona. Ci avviciniamo al limite magico delle 2 ore. Volevo solo, sicuramente ti passo la parola, Elio, volevo solo dire che ci avviciniamo al limite magico delle 2 ore e sono molto felice che gli spettatori sono tutti ancora lì, vuol dire che è molto esaustivo, chiaro e anche informativo. E anche per questo si faranno altre 12 puntate. Se vuoi concludere velocemente, Elio, con piacere, poi passerei la parola al dottor Berti per la sua conclusione. Sì, velocissimamente, l'utilizzo di cannabis medica per il PTSD in una logica di tipo terapeutico, tra virgolette, risolutivo, io vedrei di utilizzare l'effetto psichedelico del THC, però che è molto dubbioso quello che le persone comunque, e questo è un uso puntuale, quello che le persone invece possono usare tranquillamente è il CBD, perché comunque il CBD comunque abbassa lo stato ansioso. Allora su quello io direi non c'è proprio nessun problema da un punto di vista psicofarmacologico. Ecco. No, tu hai messo, Elio, brevemente anch'io, l'importanza sul diritto del paziente di stabilire lui la cura che è la migliore per lui, quello che sente, quello che tenta di fare come autoterapia. Purtroppo quello che si riesce a reperire per quanto riguarda la cannabis sul mercato nero sappiamo che è tutto meno che
una medicina di qualità, a differenza della cannabis medica seguita da un medico, ovvero psichiatra, con dosaggi variabili di CBD e THC da seguire nell'evoluzione da uno psichiatra e da uno psicoterapeuta. Quindi dando lo strumento, gli inglesi dicono empowerment del paziente, ad utilizzare tutti i mezzi possibili per aiutarsi, per colui che cerca aiuto, ovviamente. Passo la parola a Leonardo, comunque grazie a Elio sempre. Vuole ancora aggiungere qualcosa, dottor Piccolin? Sì, se posso, anch'io concordo con il dottor Pittini, nel senso che l'efficacia terapeutica di preparati di THC io la reputo massimale quando accompagnata. Ci faceva prima notare la dottoressa Re che queste figure accompagnatrici sono presenti nella etnopsichiatria dalla notte dei tempi. E anch'io reputo necessario un accompagnamento in questa fase. Perché? Perché altrimenti si rischierebbe di banalizzare anche la forma di terapia. Per quanto riguarda il resto, diciamo così, l'utilizzo ansiolitico di alcuni aspetti di CBD, questo nulla osta, ma lasciare una terapia psichedelica, intesa come proprio terapia psichedelica, in mano a un paziente X con qualsiasi tipo di background e qualsiasi tipo di condizione, per me potrebbe risultare poco utile, quindi meglio accompagnarlo. Grazie, dottor Piccolin. Dottoressa Gualtieri, vuole aggiungere qualcosa in chiusura? Sono d'accordo con quello che hanno detto adesso il dottor Piccolin e il dottor Pittini. Anch'io da psicoterapeuta vedrei l'empowerment del paziente come un obiettivo da raggiungere insieme per una parte, no? Cioè se parliamo di terapia, se parliamo di accompagnamento terapeutico è accompagnamento perché si fa in due, se no uno se lo farebbe da solo. Mentre per la terapia sostitutiva o per la terapia del dolore, allora è un altro discorso. Io su questo però ansiolitica non sono un'esperta, quindi non mi pronuncio. Mi piacerebbe veramente che cominciassimo a togliere il noi, tu e loro e a lavorare insieme, chi ha delle competenze perché le ha imparate, chi ha delle esperienze come esperto per esperienza, come la persona che sta soffrendo e porta la sua storia di dolore, in armonia e non in competizione. Quindi questo lo vedo da tutti e due i punti di vista, dal punto del micro, dal punto del macro. Quindi sono d'accordo con quello che dicevate tutti voi e nella mia ottica utopica, ma penso che verso le utopie ci si debba sempre guardare, cerchiamo di fare in modo di stabilire una correlazione di collaborazione. L'esperto della salute e l'esperto della vita, che è quello che è l'esperto della sua sofferenza. Grazie dottoressa Gualtieri. Prima di passare la parola al dottor Berti, chiederei ancora a Petra di salutare anche chi ci sostiene. Sì, aspettate un attimo, vorrei condividere il mio schermo. Ok, vorrei farvi notare che abbiamo ancora adesso in primavera un ultimo evento in ballo, cioè il prossimo martedì si parla sull'uso della cannabis contro i sindromi della Parkinson e poi si riparte in settembre con altri interessanti impieghi dove non si poteva immaginare, per esempio anche l'emicrania o epilessia, asma e ipertensione e un tema psichiatrico anche, cioè questo sarebbe dosaggi bassi di THC contro lo stress, ansia e insonnia il 9 novembre. Ritengo anche a ringraziare i miei finanziatori, cioè in primis la ripartizione salute della provincia autonoma dell'Alto Adige, poi un media partner, la Believe Green Magazine, poi un partner scientifico che ci segue è il Cannabis, l'associazione per Cannabinoid Medicines ok. Poi abbiamo ulteriori sponsor, aspetta adesso non trovo il bottone. Non lo trovo, dov'è?
Ok, qua. Allora, abbiamo alcuni sponsor, la farmacia Ternelli di Modena, le farmacie Bonvicini di Bolzano, la farmacia Druso di Merano e la farmacia Perini di Bolzano. Poi ci sponsorizza anche l'ethical banking della Cassa Rurale di Bolzano. Poi abbiamo 3 produttori di cannabis light, il Bioteca della Slovenia, di Gorizia, il Crystal Wheat di Milano e la Trincaria Hemp della Sicilia. E un altro sponsor è un produttore di semi di canapa, il Dutch Passion dell'Olanda. Grazie per l'attenzione. Saluto di chiusura da parte del Presidente. Aspetta, se chiudi la presentazione, per favore. Madonna, è difficile sto Faccio io, programma. Sì, fai tu. Aspetta un attimo. Allora, qui anche da me non funziona. Ok, adesso ci siamo. Saluto di chiusura, dottor Bernardo Berti, Presidente del Cannabis Social Club di Bolzano. Grazie. Questo è il mio primo saluto di chiusura in questa serie di incontri da Presidente del Cannabis Social Club. Vi ringrazio tutti per il bellissimo scambio di idee e opinioni avuto alla fine della presentazione, sicuramente il più ricco fino adesso. Ecco. Fa veramente piacere vedere che tutti noi professionisti diversi abbiamo comunque sempre in mente il benessere del paziente da raggiungere tramite obiettivi comuni e un'alleanza terapeutica di sicuro forte. Ecco. Grazie a tutti, alla prossima. Buona serata a tutti. Grazie, ciao. Grazie a tutti. Buona serata a tutti. Grazie. Viva il Cannabis Social Club di Bolzano. Buona serata.